Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale, lo spazio in cui raccontiamo lo spettacolo con ordine, rispetto e senza cadere nella trappola dei titoli facili. Prima di iniziare, vi chiedo un piccolo grande gesto. Lasciate un mi piace, iscrivetevi e, se vi va di sostenermi più da vicino, cliccate su Unisciti. Il vostro supporto è la benzina che ci permette di produrre contenuti lunghi, verificati e pensati per chi ama andare oltre i rumor. Oggi vi porto una ricostruzione completa di una vicenda che ha segnato un punto di svolta nel rapporto tra personaggi pubblici e mondo digitale. I protagonisti sono due volti che conoscete e amate, Özge Yağız e Gökberk Demirci. Non parleremo di set, né di premiere. Parleremo di confini, tutela e dignità nel tempo dei social. Perché dietro un post, un commento, una storia di 10 secondi, ci sono persone vere che, a un certo punto, hanno detto, basta. Com'è iniziato tutto? Da mesi, forse anni, i profili di Özge Yağız e Gökberk Demirci erano diventati bersaglio di un flusso costante di messaggi ostili, insinuazioni, sarcasmo organizzato, offese esplicite, allusioni alla vita privata, minacce velate e, in alcuni casi, vere e proprie diffamazioni. Il copione è quello che purtroppo molti conoscono. Account anonimi che rimbalzano gli stessi contenuti, profili nuovi che si accendono e si spengono a gruppi, commenti lasciati negli orari di massima visibilità per massimizzare il danno. In un primo momento, la risposta è stata quella più naturale: silenzio e blocco. Disattivare i commenti, segnalare, ignorare. Ma ignorare non sempre basta. Le parole, se ripetute, scavano. Rischiano di deformare la percezione pubblica, di ferire le famiglie, di trasformare il lavoro quotidiano in una corsa a ostacoli. Così, con il supporto dei rispettivi team, Özge e Gökberk hanno deciso di cambiare strategia, non più passività, ma azione legale. La scelta controcorrente. Portare gli hater in tribunale. Il passo non è semplice. Chi sceglie la via giudiziaria accetta tempi lunghi, scarsa spettacolarità e la fatica di ricostruire fatti in un ambiente, quello digitale, che molti considerano intangibile. Eppure è proprio qui che i due attori hanno mostrato fermezza. Con l'aiuto di consulenti informatici e avvocati, hanno iniziato a mappare i contenuti, raccolta di screenshot con data e ora, salvataggio dei link permanenti, archiviazione dei messaggi privati più gravi, richiesta ai gestori delle piattaforme di log tecnici utili a identificare la ripetitività e la regia di certi attacchi. Quando il dossier è stato pronto, è arrivato il momento della querela. Il cuore della richiesta era lineare: tutela della reputazione, cessazione degli illeciti, risarcimento del danno morale e materiale. Nessuna caccia alle streghe, nessuna vendetta mediatica, semplicemente affermare un principio: la libertà di parola non è libertà di insulto. Il giorno del tribunale. La stampa ha colto il momento. All'uscita dalla prima udienza, Özge Yağız e Gökberk Demirci sono stati visti insieme, discreti, con passo deciso e sguardi che non cercavano la fotocamera. Dentro l'aula, secondo quanto emerso, gli avvocati hanno presentato un impianto chiaro: sequenze di post e commenti riconducibili a un nucleo ricorrente di profili, pattern d'orario tipici delle campagne coordinate, messaggi privati che travalicavano l'offesa generica per approdare a minacce e diffamazioni puntuali. Dalla parte opposta, la difesa degli imputati ha tentato la carta classica: eravamo solo ironici, la critica è lecita, non si può dimostrare chi scrive davvero dietro un nickname. Ma il digitale lascia tracce. E quelle tracce, quando sono raccolte con metodo, parlano. In aula ha pesato la sistematicità, gli stessi termini, gli stessi hashtag, la ripetizione speculare delle frasi sotto contenuti diversi. Il giudice ha riconosciuto la differenza tra critica sempre ammissibile, anche dura, e insulto organizzato, che non arricchisce il dibattito ma lo avvelena. La decisione e il suo significato. La sentenza è arrivata dopo un percorso tutt'altro che breve: riconoscimento delle condotte offensive e diffamatorie, ordine di rimozione dei contenuti più gravi dalle piattaforme, sanzioni a carico dei responsabili e, punto non secondario, un monito esplicito sulla responsabilità nell'uso degli strumenti digitali. Per Özge e Gökberk non è stato un trionfalismo, ma un sollievo composto.
All'uscita, nessuna dichiarazione roboante, solo l'idea che a volte difendersi significa difendere anche chi verrà dopo. Perché questa non è solo una vittoria personale. È un precedente culturale. Dimostra che non siamo condannati all'impotenza di fronte ai profili anonimi, che l'ironia non è un lasciapassare per la violenza verbale, che la rete ha regole e che quelle regole si possono far rispettare. Il prezzo invisibile dell'odio. Chi non vive sotto i riflettori tende a sottovalutare l'impatto dell'ostilità online. Ma gli effetti sono reali: ansia prima di pubblicare, insonnia, autocensura, paura di esporre i propri cari. Per due attori abituati a costruire con cura il proprio immaginario, Özge Yats con il suo stile sobrio e professionale, Gökberk Demirci con una comunicazione più calorosa e diretta, significa rimettere in discussione anche la relazione con i fan. La domanda diventa: come restare vicini a chi ci sostiene senza spalancare la porta a chi vuole ferire? La risposta, dopo questa vicenda, è una parola sola: confini. Dal tutto aperto al ben protetto. Nelle settimane successive alla sentenza, la strategia social di entrambi si è vista più consapevole. Non meno autentica, ma più curata. Meno spazi per i commenti liberi senza moderazione, più interazioni in contesti protetti, dirette con chat filtrate, sessioni di domande e risposte attraverso form verificati, community con regole chiare e moderazione attiva. Alcuni hanno letto questa virata come freddezza, in realtà è tutela reciproca, del tempo, della serenità, della qualità dello scambio. Cosa possiamo imparare noi? Questa storia parla anche a chi non ha milioni di follower. Vale per tutti: studenti, professionisti, genitori, artisti in erba. Il manuale minimo per vivere meglio i social è semplice e potentissimo. Archivia sempre i contenuti ostili con data e link. Non rispondere a caldo. Una replica impulsiva alimenta il ciclo tossico. Segnala alle piattaforme e, se serve, alle autorità. Proteggi le tue impostazioni. Commenti filtrati, parole chiave bannate, moderazione. Ricorda che bloccare non è censura, è igiene digitale. E quando l'odio supera la soglia, fai come Özge Gökberk, chiedi aiuto, costruisci un dossier, pretendi giustizia. La tastiera non è uno scudo. Il ruolo dei fan. Molti di voi hanno scritto parole di sostegno che hanno fatto la differenza. Ma l'aiuto più prezioso non è stato solo emotivo, è stato pratico. Avete segnalato profili fake, avete smontato catene tossiche riportando i fatti, avete ricordato ad altri utenti che criticità e cattiveria non sono sinonimi. È così che una community cresce, proteggendo, non idolatrando, informando, non incendiando. E adesso? Per Özge Yats e Gökberk Demirci si apre una stagione in cui il lavoro torna al centro, come è giusto. Nuovi copioni, nuovi personaggi, nuove sfide. Non è una fuga, è un ritorno alla sostanza. Questa pagina giudiziaria resta alle spalle, ma il suo messaggio rimane. In rete ci si può stare bene se tutti facciamo la nostra parte. Anche noi, da qui, continueremo a seguire i loro progetti con la stessa attenzione di sempre, ricordandoci che la curiosità è sana solo quando rispetta le persone. Conclusione. Questa non è la storia di due star contro l'internet cattivo. È la storia di due professionisti che hanno scelto di non normalizzare l'abuso. Hanno difeso se stessi, ma anche un principio che riguarda chiunque abbia una voce online. E la loro compostezza, dall'aula di tribunale al primo post dopo la sentenza, ci lascia un insegnamento prezioso: il rispetto non è negoziabile. Se questo approfondimento vi è piaciuto, scrivetemi nei commenti cosa pensate sia la linea di confine tra critica e offesa. Vi leggo tutti e selezionerò le riflessioni più interessanti per il prossimo video. E se volete che contenuti come questo continuino a esistere, ricordate: mi piace, iscrizione e campanella. Qui le storie non si consumano, si capiscono. Grazie per essere stati con me fino alla fine.